Benvenuti a tutti, di solito spetta a me fare l'introduzione, ma questa volta c'è una premessa doverosa che Enrico vuol fare per questa puntata. La premessa che mi sento di fare è in qualche modo di sollevare Alberto dalla responsabilità di tener fede alla promessa che ha fatto nell'ultima puntata, ovvero che finalmente oggi, in questo contesto, avremmo cominciato a analizzare la topologia circuitaria di alcune soluzioni più significative. Ma in questo percorso narrativo mi sono accorto che manca un tassello molto importante per poter poi entrare compiutamente nel merito dell'analisi delle varie topologie. Il tassello che manca è quello della controreazione, tema molto discusso, molto importante e del quale è fondamentale cercare di chiarire alcuni aspetti. E per cui prima che Alberto si dimetta o prenda dei provvedimenti ho pensato di assumermi personalmente la responsabilità di non tener fede a ciò che aveva promesso. Allora, la controreazione nell'immaginario dell'audiofilo o comunque nel contesto delle apparecchiature dedicate alla riproduzione audio, e specialmente nell'elettronica, quindi parliamo di amplificatori per amplificatori, riveste un ruolo molto importante. Ci sono molti preconcetti riguardo alla controreazione, poche conoscenze reali profonde. Però è un mondo talmente vasto, talmente articolato che può essere affrontato da molteplici punti di vista. Il taglio che voglio dare a questa disamina sulla controreazione permetto che non è un taglio tecnico, per cui chi in qualche modo si aspetta la condivisione di formule o la spiegazione a livello matematico di ciò che accade all'interno di una particolare topologia circuitaria, inserendo controreazione locale, controreazione anello e quali sono i meccanismi, direi matematici, che in qualche modo presiedono questo funzionamento, dico subito che rimarrà deluso perché non tratterò l'argomento in questi termini. Essendo lo scopo del canale divulgativo, quello che mi importa maggiormente e la mia focalizzazione è cercare di trovare il modo per far comprendere o almeno intuire alle persone che non hanno dimestichezza e neanche probabilmente interesse a livello matematico-fisico a entrare in dettaglio del funzionamento di un sistema controreazionato, tutti i dettagli matematici. Mi interessa cercare di illustrare loro qual è il principio, direi quasi filosofico, che sta a monte, che presiede tutto questo ambito. Per fare questo utilizzerò alcuni paralleli, alcune analogie, alcuni esempi. Ho riflettuto molto su quale potessero essere degli esempi aderenti a ciò che accade. Ne ho individuato uno che all'inizio potrebbe apparire paradossale, ma nel proseguio di tutta l'analisi vediamo che in realtà ha molti aspetti collegati e ci dà la possibilità di partire con delle analisi collegate poi al mondo dell'elettronica e dell'amplificazione. Detto questo, immaginiamo una situazione che magari qualcuno nella sua vita ha avuto la fortuna di mettere in atto, per qualcuno rimane un traguardo agognato, altri magari potrebbero non essere minimamente interessati, però immaginiamo di desiderare o di aver desiderato a lungo di poter costruire la casa dei nostri sogni in un luogo dei nostri sogni. Potrebbe essere mare, montagna, collina. Prendiamone uno a caso, ognuno si immagini un luogo dove vorrebbe edificare la sua casa ideale. Quindi, dopo aver analizzato, pensato, immaginato il luogo, finalmente troviamo un appezzamento di terra abbastanza vasto per poter costruire la casa dei nostri sogni. Quindi un luogo che ci consente di avere la visuale che vorremmo, magari senza vicini che si possono infastidire. E ecco, abbiamo trovato la collocazione. Ci rivolgiamo a uno studio di progettazione che si occupi sia della parte di progettazione proprio edile che dalla parte architettonica, di arredamento e tutto, interfacciandoci con loro, riusciamo a ottenere, avere in mano un progetto nel quale sia veramente rappresentato ciò che noi vorremmo a livello ideale. Quindi magari il soggiorno con una bella veranda orientato a sud, la camera da letto anche quella con delle belle finestre, magari orientata a est, in modo che quando il sole al mattino sorge ci può svegliare con tranquillità, un bel portico magari a ovest per vedere il tramonto, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo
in mano finalmente il progetto della casa della nostra vita. Supponiamo anche, cosa che penso non disturberebbe, di avere una quantità sufficiente di denaro per poter realizzare senza preoccuparci troppo di fare economie o di cercare delle soluzioni che ci consentono di risparmiare. Quindi abbiamo in realtà completamente mano libera. Per certi versi possiamo fare un'analogia con il progetto che abbiamo in mano. Potrebbe essere un faldone di carte, di tavole stampate, potrebbe essere un dischetto o una memoria a stato solido dove sono contenuti tutti i disegni, tutti i dettagli tecnici esecutivi. Comunque esiste un'entità chiamata progetto, il quale contiene in germe, come se fosse un seme, tutto quello che poi sarà la nostra casa che sarà costruita. A questo punto dobbiamo decidere, dobbiamo scegliere a chi affidare la costruzione. È un ruolo molto delicato perché chi si occuperà della costruzione è quell'entità che ha il compito di passare da un desiderato, un concepito, un'idea a qualcosa di materiale che poi possa essere utilizzato e che corrisponda a ciò che era l'input di partenza. Facendo un'analogia con il nostro mondo, è come se in qualche modo noi avessimo un dischetto, un CD con il segnale musicale che vogliamo riprodurre e dobbiamo dotarci di qualcosa che faccia sì che si passi da un concetto, un'idea, un segnale che è registrato, qualcosa che possiamo effettivamente fruire e ascoltare. A questo punto, come dicevo, il ruolo delicato è scegliere a chi affidare la realizzazione pratica di questa idea. In questa scelta potremo muoverci in diverse direzioni, potremo muoverci scegliendo qualcuno che ci garantisca dei tempi molto veloci, qualcuno che ci garantisca di risparmiare molto denaro rispetto a un competitor, oppure qualcuno che ci garantisca una qualità di esecuzione più possibile eccellente vicino a ciò che abbiamo in mente. Le variabili che ci possono condurre in questa scelta sono molteplici. Probabilmente, indipendentemente dagli aspetti economici e di tempo, la scelta migliore sarebbe quella di poter individuare e affidarci a una ditta solida, strutturata, che abbia al suo interno tutte le competenze che servono per seguire tutte le fasi di lavoro, quindi sia la competenza edile che la competenza impiantistica, la competenza di rifiniture, in modo da avere un unico soggetto col quale interfacciarci. Mettiamo anche di essere abbastanza fortunati, col passaparola riusciamo a individuare questa ditta che nel suo ambiente è molto famosa per aver costruito case di alto pregio o per persone importanti, molto attenti ai dettagli e alle finiture, quindi in qualche modo siamo rassicurati dalla scelta che abbiamo fatto. A questo punto viene il momento zero, il momento in cui abbiamo in mano il nostro progetto e lo dobbiamo affidare a questa ditta che lo deve costruire. A questo punto si apre un bivio, nel senso che da parte nostra che abbiamo concepito il progetto, come ci rapportiamo verso questa ditta, ci sono due estremi. Ci potremmo mettere d'accordo che una volta che la casa è pronta, arredata, finita per andarci dentro, ci fa un colpo di telefono, noi andiamo e prendiamo possesso della casa. L'altro estremo è che magari prendiamo un orolotto, un camper o un appartamento vicino a dove questa casa viene costruita, andiamo a abitare lì per il tempo necessario per seguire tutti i lavori e con continuità seguiamo l'evolvere di tutti i lavori. Un po' per certi versi come fanno l'icona immaginaria dei pensionati che si mettono con le mani dietro la schiena a guardare i lavori stradali dalla mattina fino alla sera, non avendo altro da fare. Ecco, il punto importante che vorrei mettere in evidenza è che il concetto generale di sorvegliare o assistere o sovrintendere ai lavori è esattamente ciò che fa la controreazione, ovvero da un punto abbiamo il nostro input di partenza, il nostro progetto o il segnale audio. In mezzo c'è qualcuno o qualcosa che cerca di realizzarlo e tradurlo in pratica, dall'altra parte c'è un meccanismo che osserva cosa sta accadendo e lo compara con il desiderato. Se ci sono delle variazioni, cerca di mettere in atto le correzioni che servono per riportare ciò che viene edificato aderente al progetto di partenza. Se mettiamo inavvertitamente nell'edificazione dei muri, hanno sbagliato a leggere una quota e la finestra invece di farcela verso est ce la fanno verso sud e noi siamo fisicamente lì, possiamo sovrintendere i lavori, possiamo agevolmente ripristinare l'aderenza alla condizione di partenza.
Se abbiamo scelto invece di chiamarci quando la casa è pronta, troveremo che la finestra non era dove volevamo, ma ormai non è più possibile tornare indietro. Se espandiamo un attimo questo concetto e osserviamo tutti gli ambiti della vita umana, arriviamo quasi alla conclusione che il meccanismo della controreazione, implicitamente, senza saperlo, è applicato alla quasi totalità di tutti i fenomeni che accadono, che ci coinvolgono quotidianamente. Alla fine è il meccanismo di imparare dagli errori e cercare di correggerli. Come dice un proverbio, le persone stupide non imparano mai, le persone intelligenti imparano dai propri errori, le persone sagge imparano dagli errori degli altri. Ma comunque si tratta sempre di un meccanismo di osservare se ci genera un errore e cercare di correggere il comportamento, ciò finché l'errore venga annullato o ridotto il più possibile. Senza implementare questo aspetto di controreazione, in qualche modo come agire alla cieca, senza osservare ciò che effettivamente viene prodotto. A questo punto, chiarito un po' il quadro generale dell'esempio che stiamo facendo, cerchiamo di mettere in evidenza alcuni appunti fondamentali, importanti, nei quali si può anche creare un parallelo fra la casa che vogliamo edificare e il mondo dell'audio. Il primo aspetto direi che è la qualità di chi agisce. Prima ho accennato alla fortuna che abbiamo avuto nel intercettare questa ditta edile strutturata, abituata a realizzare case di alto pregio. Possiamo essere abbastanza confidenti che tutto ciò che farà questa ditta sia aderente al nostro input di progetto. Magari anzi potrebbe emergere che ci può dare lei stessa dei consigli e dei suggerimenti per migliorare ulteriormente ciò che avevamo ipotizzato, avendo questa ditta magari molta esperienza, avendone viste tante tipologie diverse, ci potrebbe addirittura essere di utilità. Immaginiamo invece l'esempio opposto di avere individuato una ditta di cui ogni tanto si vedono i furgoni per strada, prendono i furgoni grandi per poterci farci stare tutte le scritte, specializzato in demolizione, costruzione, ricostruzione, restauro, cartongesso, isolamento, impiantistica, idraulica, e poi scopriamo che in realtà sono due scappati di casa che probabilmente, forse nella migliore delle ipotesi, sono convinti di essere in grado di fare questo. Ma al lato pratico la situazione potrebbe essere veramente molto complicata. Se abbiamo un progetto molto raffinato servono delle competenze specifiche, un numero di persone ampio e quindi è importante la qualità di chi realizza, ovvero, facendo un parallelo col mondo dell'audio, la qualità complessiva della circuitazione e delle entità fisiche che avrà il compito di partire dal segnale, amplificarlo e porgerlo al diffusore, indipendentemente dal fatto che esista il processo di controrazione, è un ruolo fondamentale. Se abbiamo una circuitazione molto basica o molto rudimentale, il risultato sarà inevitabilmente diverso rispetto a quello che potremo avere con una circuitazione molto raffinata, già in grado di fare quasi perfettamente ciò che le viene chiesto senza che ci sia il meccanismo della controreazione. Un altro punto importante in questo parallelo è chi osserva, nel senso che facciamo due esempi diametralmente opposti. Il fortunato proprietario di questa futura casa, mettiamo che sia, con tutto il rispetto e la simpatia possibile, la casalinga di Voghera, la quale, a forza di fare grattavinci, finalmente riesce a trovarne uno che le dà una disponibilità economica tale da poter esaudire il suo sogno. Ecco, capite che se la casalinga di Voghera, magari specializzata nel fare tutti i migliori manicaretti di questo mondo, si trova a interfacciarsi in una situazione di questo genere, la sua acutezza di percezione, la capacità di vedere cosa si sta effettivamente edificando e la differenza che esiste fra ciò che era il desiderato diventa un po' precaria. Quindi anche con tutta la buona volontà il meccanismo non può che essere influenzato dalla capacità di andare a leggere ciò che sta accadendo e metterlo in comparazione con ciò che era il desiderato. Per questo dico che la qualità di chi osserva è importante. Capite che il meccanismo di comparazione è importantissimo perché altrimenti la casalinga stessa magari si inventa delle difformità o
nel processo di tentare di spiegare cosa vorrebbe, cosa non vorrebbe o ciò che ha percepito di non giusto, che magari era giusto ma era ancora in fase embrionale, non fa altro che complicare la situazione e rendere la cosa peggiore che neanche se le avessi lasciate libere di fare. Un altro aspetto importante è la velocità con la quale il controllo viene effettuato. Immaginiamo anche qua due estremi. Ci prendiamo l'incarico di supervisionare, ma mettiamo una volta al mese a vedere. Se andiamo a vedere una volta al mese, nell'intervallo fra il mese precedente e il mese seguente può essere successo qualunque cosa. E non è detto che dopo un mese si possa mettere rimedio e che questa azione di metterci rimedio sia esaustiva e magari non riesca a riequilibrare la situazione solo marginalmente. Dall'altro punto immaginiamo invece l'estremo opposto, ecco, di andare tutti i giorni, non dico 24 ore al giorno, ma 8 ore al giorno lavorative sul cantiere e criticare o osservare tutte le volte che il muratore prende la calzola per buttare il cemento sul muro. Ecco, capite che dopo 3 o 4 osservazioni di questo muratore, probabilmente l'effetto di questo meccanismo di controreazione sarebbe devastante per la riuscita del nostro progetto, o per noi o per la riuscita del nostro progetto. Quindi è importante trovare un bilanciamento fra la velocità con la quale viene effettuato il controllo e la velocità con la quale il processo di edificazione viene messo in atto. Tornando al parallelo elettronico, deve esistere un rapporto corretto fra la velocità che ha il circuito principale di amplificazione e la velocità con la quale il circuito di servocontrollo e di controllazione osserva, analizza e mette in atto le eventuali correzioni. Le due velocità devono essere molto ben raccordate fra di loro, altrimenti il risultato, sia da un estremo che dall'altro, è assolutamente insoddisfacente. Sempre questo esempio ci può essere utile per mettere a fuoco l'importanza del punto di applicazione delle osservazioni e delle correzioni che abbiamo individuato. Ovvero, ammettiamo ad esempio di avere osservato che il serramento che stanno montando in una certa finestra non è quello desiderato perché andava montato da un'altra parte. Se noi andiamo a parlare con una persona che non è competente o coinvolta in quel particolare aspetto, noi abbiamo anche segnalato, abbiamo osservato e segnalato la cosa, ma l'abbiamo indirizzata nel punto sbagliato. Questo esempio ci può essere utile per comprendere, ad esempio, il concetto di controreazione locale. Mentre la controreazione a anello osserva il risultato finale nella sua complessività e lo rapporta col segnale d'ingresso, il meccanismo della controreazione locale distribuisce nei vari punti del circuito questa sorta di analisi fra ciò che è il desiderato e ciò che abbiamo come risultato prodotto. Se lo vogliamo mettere in parallelo con il nostro esempio della casa in costruzione, è come se avessimo un responsabile per poter mettere a punto le varie osservazioni, uno che si occupa dell'edilizia in quanto tale, quindi muri, strutture in cemento armato, eccetera, uno che si occupa dei serramenti, uno che si occupa delle finiture, uno che si occupa degli impianti, quindi in ognuno dei punti importanti abbiamo un meccanismo di controreazione locale, osserva quel particolare aspetto e lo conforma e lo mette in relazione a ciò che era presente nel nostro progetto di origine. Però è importante, in questo esempio, tanto che ce l'abbiamo fresco, capire come la controreazione locale in qualche modo è importante, può essere e è molto utile, ma non può sostituire a livello concettuale il meccanismo della controreazione anello totale, perché se anche abbiamo suddiviso i singoli elementi di influenza, quindi le singole operazioni, è poi comunque indispensabile che ci sia una supervisione complessiva del risultato finale, altrimenti avremo tante azioni che di per sé magari sono anche relativamente corrette, ma non è detto che raccordate nel loro insieme poi producono il risultato voluto nella sua complessità. Un altro aspetto che non saprei esattamente come chiamare relativamente alla costruzione della casa, ma chiamiamolo come potenza di costruzione. Prima accennavo all'ipotesi dei due, fra virgolette, scappati di casa che devono costruire una casa, magari a 3 piani, 200 metri quadri per ogni piano, scavi, tutto quello che comporta, in 2 persone è un lavoro che richiede delle tempistiche, ammesso che siano in grado di farlo, molto lungo. Il vantaggio di questa tempistica molto lunga è che ci consente di poter avere molto tempo per analizzare quello che accade
Immaginiamo invece la situazione opposta dove questa ditta superstrutturata in un delirio di onnipotenza ci arrivi con 1000 operai. 1000 operai, se sono ben raccordati, nel giro di mezza giornata ti tirano su quasi tutta la casa. Quindi abbiamo una velocità e una potenza di edificazione che tenere sotto controllo è molto difficile. Immaginate un meccanismo che debba sovrintendere a una ditta che in una giornata quasi ti tira su una casa, non hai fisicamente tempo e la possibilità di intervenire prima che la malefatta sia eventualmente compiuta. Facendo un parallelo con la circuitazione audio è come se avessimo un circuito che ha un guadagno molto alto, altissimo, che per certi versi potrebbe essere teoricamente utile per abbreviare i tempi di costruzione, eccetera, però dei guadagni così alti poi diventano molto difficili da gestire perché basta una piccola imprecisione anche nel meccanismo di confronto perché con un guadagno così alto si ripercuote con un errore finale molto grande. Quindi anche in questo caso è importante che ci sia un bilanciamento corretto fra in qualche modo la potenza, il guadagno che noi abbiamo a disposizione e ciò che effettivamente dobbiamo fare. 1000 operai potrebbero andare bene per un cantiere stradale da 200 km, non per una casa singola. Anticipo un'osservazione o una domanda, una riflessione che potrebbe fare magari qualche persona che non conosce o non ha avuto dimestichezza di lavori edili o di qualcuno che non ha dimestichezza di come funzionano i circuiti. Ovvero qualcuno potrebbe chiedersi, ma se io ho in mano un progetto dettagliato in tutte le sue componenti, che bisogno ho di sovrintendere a tutto? Il progetto è già esplicativo e contiene già quello che dovrebbe essere. Ecco, questo è vero in teoria. All'atto pratico tutte le azioni umane sono fallaci, quindi gli errori li commettiamo tutti nell'ambito della nostra giornata, quindi non possiamo prescindere dall'ipotizzare, anzi dall'essere certo che in questo percorso si introdurranno errori o perturbazioni che inevitabilmente potrebbero deviare questa opera. Solo per citarne a caso qualcuno, rimanendo nell'ambito edile, potrebbe essere che una volta che cominciamo a fare le fondazioni troviamo che il terreno non è come avevamo supposto, per cui dobbiamo in qualche modo o spostare l'edificio o cambiare la struttura delle fondazioni e già quello si ripercuote sul risultato finale. Oppure avevamo ipotizzato di utilizzare dei serramenti in una grande dimensione, poi scopriamo che non è possibile, dobbiamo rivedere alcuni dettagli costruttivi. Nel frattempo potrebbero essere cambiate le leggi o i regolamenti comunali per cui ciò che era stato reso possibile in realtà poi non l'è più. Ci possono essere tantissime variabili che intervengono in questo processo. È indispensabile tenere sotto osservazione questo. Nell'ambito di un circuito elettronico le sorgenti di errori sono innumerevoli, dal rumore intrinseco dei componenti alle loro non linearità, alla non stabilità termica dei componenti, alle intermodulazioni che si possono creare, ai disturbi dall'esterno o uno macroscopico, ad esempio, il fatto che se diamo un segnale di eccitazione a un altoparlante, specialmente un woofer, quando poi quello ritorna in posizione mi crea una forza contro l'elettromotrice che io devo comunque controllare per evitare che mi vada a perturbare il resto del segnale. Quindi non possiamo prescindere dal considerare che ci saranno sicuramente degli elementi che vanno a deviare la linearità del nostro meccanismo. A proposito di linearità, questo esempio in qualche modo può rendere abbastanza esemplificato cosa si intende per linearità. Perché si dice che un circuito deve essere lineare e se non è lineare genera della distorsione? Ecco, possiamo vederlo rappresentato in questo modo. Abbiamo il nostro progetto di partenza, la casa che vogliamo costruire, essi sono in qualche modo legati da un processo lineare. Parto da qui e arrivo qua. Però capite che se in questo processo apparentemente lineare mi arrivano delle perturbazioni che mi spostano la direzione nella quale io vado, non intercetto più il punto di arrivo e quindi devo continuamente correggere queste non linearità per arrivare dove era il mio desiderato. Quindi immaginate come non linearità si intende tutto ciò che in qualche modo devia il comportamento e la direzione fra la partenza e l'arrivo. La cosa
migliore sarebbe un comportamento in linea retta, ma in realtà nessun circuito ha mai un comportamento di questo genere. Quindi se non ci sono dei meccanismi che correggono queste deviazioni, non otteniamo il risultato che vogliamo, ovvero abbiamo della distorsione, un suono che non corrisponde perfettamente a quello che era presente nel segnale di origine. Cosa possiamo dedurre dall'esempio che abbiamo fatto? Innanzitutto, come abbiamo già accennato, il fatto che il meccanismo della controreazione d'anello in realtà non è un meccanismo perverso da cui fuggire a ogni costo, ma anzi è un meccanismo che permea quotidianamente la nostra esistenza. Quindi in sé non può essere e non è un meccanismo negativo. Un'altra cosa che possiamo dedurre è che tanto migliore è la qualità di esecuzione, tanto minore sarà la necessità di introdurre delle correzioni. Quindi è importante la qualità, la linearità, il modo con cui il circuito complessivo amplifica e maneggia il segnale. Non possiamo affidare al solo meccanismo della controreazione il compito e la responsabilità di avere un segnale di uscita che sia una replica fedele del segnale d'ingresso. È importante che anche quello che c'è in mezzo sia di alta qualità. Quindi la controreazione non può essere un sistema per fare delle circuitazioni banali, semplici, economiche, affidando tutto alla controreazione, come invece per certi versi è stato negli anni 70-80, quando si sono cominciati a introdurre gli amplificatori a stato sordo, i quali avevano la possibilità di avere dei guadagni e delle potenze interne molto alte, e quindi è stato quasi spontaneo che alcuni progettisti e alcune scuole di pensiero affidassero al meccanismo della controreazione tutto ciò che apparentemente poteva servire per ottenere un segnale d'uscita fedele. Per certi versi qualcosa che potrebbe far intuire quello che accadeva in quella apparecchiatura è un po' come se noi avessimo una leva con un perno molto vicino a una delle estremità, quindi abbiamo un effetto leva, mettiamo di 1 a 1000, basta che sposto 1 millimetro qua per spostare 1 metro dall'altra parte. Capite che se devo cercare di posizionare l'altra estremità con la precisione di 1 millimetro, che devo spostare un millesimo di millimetro, e diventa molto difficile gestire una precisione di questo genere. Quindi è importante, come accennavo prima, che il meccanismo sia ben equilibrato, altrimenti è più l'effetto negativo che produce che neanche la utilità. Ovvero, magari, tornando all'esempio della leva, dopo una decina di aggiustamenti potremmo individuare la posizione corretta, però abbiamo per 10 volte mancato l'obiettivo. Ripeto quindi che è come se il circuito interposto dovrebbe già spontaneamente essere strutturato per fare ciò che gli viene richiesto, e con il meccanismo della controreazione dare solo dei piccoli aggiustamenti per raffinare il tiro. Il problema serio, importante, nasce quando il circuito spontaneamente farebbe tutt'altro rispetto a ciò che noi vorremmo, e viene affidato alla controreazione il compito di, in qualche modo, scusatemi una parola un po' forte, di violentarlo perché faccia quello che noi desideriamo. Capite che fra l'azione di una persona che spontaneamente farebbe ciò che desideriamo e una che dobbiamo violentare per ottenere ciò che vogliamo, è facile immaginarsi che i risultati saranno decisamente diversi. A questo punto bisogna introdurre un aspetto molto importante, direi importantissimo, ovvero che l'esempio che abbiamo fatto, in qualche modo penso, spero, mi auguro sia stato utile per comprendere i meccanismi che ci sono all'interno della controreazione, quindi il mettere in relazione un dato di partenza con il risultato ottenuto e correggere laddove ci siano delle differenze, noi l'abbiamo applicato a una situazione che possiamo definire statica, ovvero il progetto l'abbiamo pensato, l'abbiamo realizzato nel senso che l'abbiamo compiuto, quindi abbiamo, come dicevo prima, un dischetto o delle tavole stampate, ma che rappresentano il progetto. Il progetto è lì, fine, statico, immutabile. Sta a noi il compito di realizzarlo. Se rapportiamo questo all'ambito della produzione musicale, bisogna introdurre un elemento importantissimo che dicevo prima, ovvero che la musica è tutto tranne che statica. Quindi è come se, oltre alle difficoltà di cui abbiamo accennato prima di
edificare questo progetto coerentemente alla sua origine, abbiamo anche il problema che questo progetto cambia continuamente e quindi la situazione è decisamente più penalizzante. Il fatto che il segnale cambi continuamente, il segnale musicale, alla fine che cosa produce come effetto? Produce che qualunque situazione noi andiamo a immaginare, interposta fra il segnale di origine e l'uscita, genererà inevitabilmente una differenza fra ciò che doveva essere e ciò che in realtà è, ovvero una quantità di errore, di scostamento fra l'amplificazione teorica ideale e quella effettiva comunque esiste. Questa quantità di errore è non azzerabile completamente. Per ridurre questo scostamento, ritornando prima, è importante che il circuito internamente spontaneamente faccia già quello che dovrebbe fare, perché in questo modo riduce lo scostamento che esiste fra ciò che sarebbe il desiderato e ciò che abbiamo. Più piccolo è l'errore, più facile è cercare di ridurlo ancora di più. Se tutto il resto del meccanismo è ben bilanciato, i guadagni sono quelli corretti, il guadagno nell'aperto, nello chiuso, le velocità, tutto il meccanismo spontaneamente gira ben oleato, anche la controreazione avrà un compito molto più agevole e il suo effetto, il risultato finale, sarà ancora migliore. Parlando un po' di questo errore, di questo scostamento fra il desiderato e il reale, ecco, possiamo dire che in questo errore in qualche modo è contenuto quello che in qualche modo viene chiamato il suono di un'apparecchiatura. È proprio questo scostamento fra il desiderato, inteso come amplificazione teorica rispetto all'ingresso, e ciò che abbiamo in pratica che ci dà appunto la caratteristica sonora. In questo ambito, apparecchiature che non hanno controreazione anello, in qualche modo è come se amplificassero il segnale andando sulla fiducia che ognuno dei singoli stadi intermedi faccia quello che deve fare in modo perfetto, perfettamente lineare. Ma ciò è assolutamente impossibile che si traduca in pratica. Non esiste nessun dispositivo elettronico, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, che sia intrinsecamente così lineare da poter affidarci a lui per avere un'amplificazione che sia perfettamente neutra, senza distorsioni e senza variazioni di linearità. Quindi l'influenza e l'apporto della controreazione, se utilizzata correttamente, è assolutamente fondamentale e indispensabile per ottenere delle prestazioni sonore che siano neutre, ben bilanciate e con uno scostamento il più possibile ridotto rispetto al segnale d'ingresso, anche e soprattutto in regime dinamico. Perché quindi abbastanza frequentemente intercettiamo pareri o opinioni di persone che affermano che apparecchiature senza controreazione anello, fra virgolette, suonano meglio rispetto a quelle che hanno una controreazione anello? Il tema diventa un po' delicato, nel senso che ci può essere qualcosa di vero, ma ci può essere anche qualcosa di falso. Allora, per spiegare questa apparente dicotomia, bisogna puntualizzare una cosa. Perché il meccanismo della controreazione anello dia i suoi maggiori benefici, come abbiamo accennato prima e spero di essere riuscito a trasmettere questo concetto, è importante che molti parametri siano fra di loro perfettamente raccordati. Quindi spontaneamente il circuito deve già fare quello che noi ci aspettiamo che lui faccia. Il guadagno del circuito deve essere ben raccordato, fare il guadagno nell'aperto e il guadagno nello chiuso. Le velocità della controreazione del circuito di base devono essere anch'esse ben raccordate. Quindi si tratta di gestire un sistema nel suo complesso che ha molte variabili. Quindi nel gestire tutte queste variabili possiamo arrivare a un punto di ottimizzazione dove i risultati ottenuti sono notevoli a livello di qualità espressa, ma dall'altra parte è assolutamente facile e frequente che invece andiamo a imbatterci in una situazione dove o questi parametri non sono stati gestiti in modo non completamente positivo, per cui è assolutamente possibile che esistano delle circuitazioni con controreazione complessiva anello, fra virgolette, che suonano male, ma non tanto
per il fatto in sé che sono dotati di controrazione anello, ma per il fatto che tutto il sistema non è stato opportunamente concepito nel suo insieme. E vi posso assicurare che concepire un sistema controrazionato che abbia certe caratteristiche sonore richiede centinaia di ore di ascolto e di prove, perché i parametri su cui intervenire sono veramente numerosi. E come lineare 12 pianeti, capita una volta ogni tanto, ma quando ci si riesce il risultato è molto interessante. Dall'altra parte cosa esiste? Esiste che amplificazioni che non hanno controreazione a anello in qualche modo sono affette dalle non linearità dei singoli stadi. Non tutti i stadi magari possono essere fuori da anello di reazione. Spesso gli amplificatori di potenza hanno diversi stadi e la controreazione anello magari chiude lo stadio driver e fuori dalla controreazione anello lo stadio finale di potenza. Ma qualunque stadio sia al di fuori dell'anello di reazione, in qualche modo non ha nessun meccanismo per diminuire e ridurre gli errori che genera. E quindi cosa succede? Apparecchiature che non hanno completamente un anello di reazione hanno più errori. Questi errori molto spesso vengono scambiati per musicalità. È come se il suono fosse più pieno, più denso, ci fosse qualcosa che in qualche modo, fra virgolette, migliora la percezione del segnale audio. Ma un orecchio attento, raffinato, che conosce com'è il segnale di origine, in qualche modo sgama immediatamente che stiamo parlando di colorazioni, di distorsioni, di non linearità. In certi casi sono immediatamente riconoscibili come fastidiose e non pertinenti, in altri casi possono sembrare raffinate, ma in realtà è abbastanza semplice riconoscere come qualcosa di non pertinente e di non presente nel segnale di origine. Per quello che riguarda la mia esperienza, che devo dire che non ho trovato sinora molte apparecchiature con la controreazione anello concepite nella loro complessività in modo sano, ma quelle che ho trovato, nessuna di esse suonava in modo negativo, in modo sgradevole. Mi è stato molto più frequente trovare delle apparecchiature dove il meccanismo della controreazione complessiva anello non era implementato magari nella totalità dell'apparecchiatura, suonare con delle caratteristiche che personalmente per me erano molto fastidiose e dopo pochi minuti mi costringevano a spegnere l'apparecchiatura. Benissimo, stavolta ho parlato poco, anzi praticamente per nulla, se non nella brevissima micro introduzione. E prima di passare finalmente nella prossima puntata a quanto avevamo previsto di fare, vuoi aggiungere qualcosa rispetto a questo tema che è così importante? Sì, direi fare una considerazione di carattere generale che abbiamo già toccato anche nelle puntate dedicate all'importanza e al ruolo delle misure, ovvero che anche in questo caso eh, abbiamo in qualche modo toccato con mano come l'importante non è il cosa si fa, ma il come si fa. Quindi non è tanto la controreazione in sé di per sé che può essere positiva o negativa, ma il come viene implementata all'interno di una circuitazione complessiva. Ecco, mi sentirei anche di aggiungere una piccola nota a margine. Ecco, come ho accennato all'inizio, volutamente non ho toccato formule matematiche e qualcosa che illustri più in dettaglio il meccanismo di funzionamento. Il mio scopo in questo video era quello di cercare di trasferire i principi che ci possono stare dietro, per cui in qualche modo chi ha invece una conoscenza tecnica, matematica più approfondita e si sentirebbe quasi in dovere di commentare ciò che ho detto attraverso l'uso di formule matematiche, eccetera, eccetera. Ecco, in qualche modo lo invito a soprassedere a questo perché non era lo scopo di questo video. Capisco perfettamente quali sono i limiti dell'esposizione che abbiamo fatto, ma l'obiettivo era un altro. Benissimo, quindi ci lasciamo con la promessa nel prossimo video, nella prossima puntata, di analizzare delle circuitazioni iconiche e vi ringraziamo per averci seguito, vi invitiamo a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti. E grazie mille. Grazie a voi.